quando era giù senza sagrin, mi era cul che ballava pipin, quando che ballava il tango con il casché, tutte le donne corrivo da re. Allora, la caratteristica del nebbiolo, tipico soprattutto di Gattinara, è il nebbiolo con le due spalle, che sarebbero queste due ali. Diciamo che si dice che il nebbiolo è alato. Se dovessimo dare delle definizioni, io lo considero è il nebbiolo delle sabbie. Cioè abbiamo i nebbioli di montagna, i nebbioli vulcanici, i nebbioli nobili della zona, che sono il Barolo Barbaresco, e questo è il nebbiolo delle sabbie, del mare, che è uscito 2000 di anni fa. Quello che mi piace è che si vede proprio che questo è un nebbiolo delle Alpi, un nebbiolo di montagna, dove c'è una grandissima florealità. Questi vini, proprio perché anche il terreno è un terreno molto più povero, un terreno quasi privo di argilla, molto molto drenante. A Carema noi abbiamo una particolarità che ci differenzia da tutte le altre zone viticole, perché è particolare, perché è una produzione, un nebbiolo di montagna, perciò con delle profumazioni, con una struttura molto particolare. Questa è la nostra vecchia cantina di fine 700, primi 800, e dove c'è una temperatura costante, 4 metri sottoterra, temperatura costante, con uno sbalzo di temperatura tra l'estate e l'inverno di 4 gradi, per cui è adatta per l'invecchiamento di un nebbiolo. I nostri nebbioli hanno sempre una piccola percentuale di colore in più, no? E quando il colore lo pensi comunque come una sostanza colorante, è sostanza, no? E quindi porta una struttura nel vino, e i vini sono un pochettino più armonici, perché dandogli un po' più di corpo supportano meglio la quantità di tannino. E nello specifico stiamo piantando il nebbiolo. Questa è la barbatella di nebbiolo. Famosa barbatella di nebbiolo con il portainnesto Gravesac. E quindi su questa portainnesto viene poi inserito un clone di nebbiolo. Qui, facci. Esatto. Qua vedete che c'è tutta questa cera verde dove va a chiudere la parte dell'innesto, perché comunque all'inizio c'è proprio necessità che sia ben saldo, che cresca bene la pianta, e quindi vengono preparate così con la cera. Ma tu bevi un Barolo, ti lascia una salivazione che tu hai il palato asciutto, dici ma ho sete, senza puoi berlo 5-10 ore di seguito e non ti dà la nausea di un vino. Bevi un dolcetto, bevi un Barbera, dopo un po' non hai più la credibilità del piacere, perché ti impasta la bocca. Invece il tannino del nebbiolo è indimenticabile. Ho passato delle notti con degli amici che erano qui in albergo e poi andiamo in cantina, poi cominciavi a bere e arrivavano alle 4, alle 5 del mattino, dopo dovevano andare a Firenze, a Roma, si lavavano qui al rubinetto dell'acqua, prendevano i suoi 4 stracci e partivano. Ti fa dimenticare il collante di un tavolo e di una compagnia. Sta nella qualità, non sta nella qualità del mangiare, sta nella qualità del vino. Noi consideriamo il nebbiolo una varietà nobile che dà la massima lettura di quello che c'è nel sottosuolo. Altitudini diverse, esposizioni diverse, microclimi diversi. Langhe significa lingue, quindi abbiamo queste lingue di terra esposte in tutte le direzioni. Poi per quanto riguarda il discorso enologico, a noi interessano i terreni che vanno dall'est all'ovest, per un discorso proprio di fotosintesi, di luce, che permette al nebbiolo o alle varietà che abbiamo su queste colline di maturare. Noi cerchiamo di avere le piante più vecchie possibile in terreni in queste condizioni di foresta, ovvero noi non tagliamo mai l'erba.
Inerbimento perenne per un motivo molto semplice: sfalciando l'erba creiamo una selezione negativa dal nostro punto di vista, perché scegliamo solo alcune varietà di erba. Invece lasciando l'erba che va a fiore, a frutto, a seme, l'erba si può riprodurre e mantenere più biodiversità possibile. Poi è la terra che dà determinati prodotti, noi non siamo dei maghi, non facciamo niente di particolare. Il lavoro grosso è fatto in vigna, questo indubbiamente, ed è quindi Davide. Dopodiché la linea è quella, mantenere e cercare di esaltare quelle che sono le caratteristiche dei vini. E il Nebbiolo invece è molto specifico, ha bisogno dei suoi tipi di terreno, del suo microclima, ha bisogno. Il Nebbiolo è anche un vitigno che a parer mio ha bisogno di inverni giusti, nel senso che è un vitigno che ha bisogno del freddo anche. Io ci tengo sempre a dirlo, noi non siamo, perché tanti ci dicono siete i primi ad aver fatto Nebbiolo spumante, non è che siamo stati i primi, perlomeno siamo stati tra i primi a riproporre il Nebbiolo spumante in una versione in effetti come una base spumante ad hoc. Da questa vigna infatti noi adesso facciamo una nostra selezione massale, c'è un po' di Nebbiolo Lampia, Nebbiolo Michetti, insomma è un po' un misto difficile da dire, non abbiamo un qualcosa di scritto. C'è stato un sommelier che è venuto qui in cantina dicendo che aveva girato queste zone e parlava di Gattinara e dice: secondo me Gattinara è un Nebbiolo austero, ha detto, severo, quindi diciamo con una buona austerità e così, come anche Boca è più severa. Dice: qui trovo di più la Borgogna. Qui abbiamo un bel Nebbiolo, forse anche una pianta madre. Che vuol dire pianta madre? Quelli che prendiamo le selezioni massale. Selezione massale. Sì, ecco, perché la madre è di tutto, no? Quando era giù Dicevano che c'era stata un po' una confusione sul nome, perché la croatina la chiamavano Nibieu in dialetto, in forma dialettale, e questo Nibieu in realtà non era il Nebbiolo ma era la croatina, quindi c'era chi pensava di mettere il Nebbiolo quando in realtà stava mettendo la croatina. Insomma, diciamo che una volta comunque tendenzialmente preferivano avere un misto di uve, perché se in una certa annata un tipo di uva non veniva bene, aiutava le altre, avrebbero aiutato comunque ad avere una ricchezza nel vino, che poi è quello che effettivamente ritroviamo ancora adesso.